Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerei i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Aglaé Laboratories by Leuhlborg SRL. Ultimo aggiornamento. 20 luglio 2021. Cosa Aglaé? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Aglaé durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cosa Aglaé? Aglaé è un farmaco a base del principio attivo etinilestradiolo più dienogest, appartenente alla categoria degli contraccettivi ormonali sistemici e nello specifico associazioni fisse estroprogestiniche. È commercializzato in Italia dall'azienda Laboratories by Leuhlborg SRL. Aglaé può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni: Aglaé 2 mg/0 e 0,3 mg 21+7 compresse rivestite con film. Aglaé 2 mg/0 e 0,3 mg 63+21 compresse rivestite con film. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Laboratories by Leuhlsa. Concessionario: Laboratories by Leuhlborg SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe: CN. Principio attivo: etinilestradiolo più dienogest. Gruppo terapeutico: contraccettivi ormonali sistemici. Forma farmaceutica: compresse rivestite. Indicazioni: contraccezione orale, trattamento dell'acne moderata dopo fallimento di donne e terapie locali o di trattamento antibiotico orale in donne che hanno scelto di usare un contraccettivo orale. La decisione di prescrivere Aglaé deve prendere in considerazione i fattori di rischio attuali della singola donna, in particolare quelli relativi alle tromboembolie venose, TEV, e il confronto tra il rischio di TEV associato a Aglaé e quello associato ad altri COC, vedere paragrafi 4, 3 e 4. Posologia. Modo di somministrazione. Uso orale. Come prendere Aglaé. Confezione blister da 28 compresse. Le compresse devono essere assunte ogni giorno alla stessa ora, se necessario con un po' di liquido, nell'ordine indicato sul blister. Le compresse devono essere assunte in maniera continuativa. Deve essere assunta una compressa al giorno per 28 giorni consecutivi. Ogni confezione successiva si inizia il giorno dopo aver preso l'ultima compressa della confezione precedente. L'emorragia da sospensione normalmente inizia 2 o 3 giorni dopo l'inizio delle compresse placebo, ultima fila, e potrebbe non essere terminata prima dell'inizio della confezione successiva. Un apparente miglioramento dell'acne generalmente ha luogo dopo almeno 3 mesi di trattamento ed un ulteriore miglioramento è stato segnalato dopo 6 mesi di trattamento. Le donne devono essere valutate 3-6 mesi dopo l'inizio del trattamento e poi periodicamente per stabilire la necessità di proseguire il trattamento. Come iniziare Aglaé? Nessun uso precedente di contraccettivi ormonali nell'ultimo mese. L'assunzione delle compresse deve iniziare nel giorno 1 del ciclo mestruale naturale della donna, ovvero il primo giorno del flusso mestruale. Se le compresse vengono assunte correttamente, la protezione contraccettiva ha già in atto dal primo giorno di assunzione. Se l'assunzione delle compresse inizia tra il giorno 2 e il giorno 5, si deve utilizzare un metodo contraccettivo supplementare non ormonale, metodo a barriera, durante i primi 7 giorni di assunzione delle compresse. Passaggio da un altro contraccettivo ormonale combinato, contraccettivo orale combinato, anello vaginale o cerotto transdermico. Aglaé deve essere iniziato preferibilmente nel giorno successivo all'ultima compressa attiva, l'ultima compressa contenente principi attivi, del contraccettivo orale combinato precedente, ma al più tardi nel giorno successivo all'intervallo abituale senza compresse o di assunzione di compresse contenenti placebo del contraccettivo orale combinato precedente.
Nel caso in cui in precedenza venisse usato un anello vaginale o un cerotto transdermico, si deve iniziare a usare Adelaide preferibilmente nel giorno della rimozione, ma al più tardi nel giorno in cui sarebbe dovuta avvenire l'applicazione successiva. Passaggio da un metodo contenente solo progestinico, pillola, iniezione, impianto contraccettivo, o da un sistema intrauterino a rilascio di progestinico, IUS. La donna può passare in qualsiasi giorno da una compressa a base di solo progestinico, da un impianto IUS nel giorno della sua rimozione, da un contraccettivo iniettabile nel giorno in cui sarebbe programmata l'iniezione successiva, ma in tutti questi casi occorre informare della necessità di usare un metodo a barriera supplementare per i primi 7 giorni di assunzione delle compresse. Dopo un aborto nel primo trimestre di gravidanza è possibile iniziare ad assumere Adelaide immediatamente. Non sono necessarie misure contraccettive supplementari. Dopo il parto o un aborto nel secondo trimestre di gravidanza si raccomanda di assumere Adelaide da 21 a 28 giorni dopo il parto o l'aborto nel secondo trimestre di gravidanza. Se si inizia più tardi, occorre informare della necessità di utilizzare un metodo a barriera supplementare per i primi 7 giorni di assunzione delle compresse. Tuttavia, se ha già avuto luogo un rapporto sessuale, la possibilità della gravidanza deve essere esclusa prima dell'inizio del contraccettivo orale combinato oppure si deve attendere il primo ciclo mestruale. Per le donne che allattano al seno, vedere paragrafo 4, 6. Gestione delle compresse saltate. Le pillole saltate dall'ultima riga del blister sono compresse di placebo e possono essere ignorate. Tuttavia, devono essere eliminate per evitare il prolungamento non intenzionale della fase di assunzione delle compresse di placebo. Le seguenti raccomandazioni si applicano solo alle compresse attive saltate, righe 1, 3 del blister. Se si assume qualsiasi compressa con meno di 12 ore di ritardo, la protezione contraccettiva non ha ridotta. La compressa saltata deve essere assunta non appena la si ricorda, anche se significa assumere 2 compresse contemporaneamente, e le compresse successive devono essere assunte all'orario abituale. Se si assume qualsiasi compressa con più di 12 ore di ritardo, la protezione contraccettiva potrebbe essere ridotta. In questo caso occorre tenere presente le 2 seguenti regole di base. L'assunzione delle compresse non deve essere interrotta per più di 7 giorni. Una soppressione adeguata dell'asse ipotalamo-ipofisi-ovaio richiede almeno 7 giorni di assunzione ininterrotta delle compresse. Di conseguenza, nella pratica quotidiana devono essere dati i seguenti consigli. Compresse saltate nella settimana 1. L'ultima compressa saltata deve essere assunta non appena la si ricorda, anche se significa assumere 2 compresse contemporaneamente. Le compresse rimaste devono essere assunte all'orario abituale. Per i 7 giorni successivi deve essere inoltre utilizzato un metodo a barriera, per esempio un preservativo. Se ha avuto luogo un rapporto sessuale nei 7 giorni precedenti, va presa in considerazione la possibilità di una gravidanza. Maggiore è il numero di compresse saltate e più vicine sono alla fase delle compresse placebo del precedente blister, più elevato è il rischio di gravidanza. Compresse saltate nella settimana 2. L'ultima compressa saltata deve essere assunta non appena la si ricorda, anche se significa assumere 2 compresse contemporaneamente. Le compresse rimaste devono essere assunte all'orario abituale. Purché copyright le compresse siano state assunte correttamente nei 7 giorni precedenti alla compressa saltata, non è necessario adottate altre misure contraccettive. Tuttavia, se le compresse saltate sono più di 1, si deve raccomandare l'impiego di precauzioni supplementari per 7 giorni. Compresse saltate nella settimana 3. Il rischio di efficacia contraccettiva ridotta è elevato a causa dell'imminente fase di 7 giorni di assunzione delle compresse di placebo. Tuttavia, regolando lo schema di assunzione della dose, è ancora possibile prevenire il rischio. Adottando una delle 2 opzioni seguenti, non è pertanto necessario adottare altre misure contraccettive, purché copyright nei 7 giorni precedenti alla compressa saltata siano state assunte correttamente tutte le compresse. In caso contrario, ci si dovrà attenere alla prima di queste 2 opzioni e adottare inoltre precauzioni contraccettive supplementari per i 7 giorni successivi. L'ultima compressa saltata deve essere assunta non appena la si ricorda, anche se significa assumere 2 compresse contemporaneamente.
Successivamente, occorre continuare ad assumere le compresse all'orario consueto fino al termine delle compresse attive. Le 7 compresse dell'ultima riga, compresse di placebo, devono essere eliminate. La confezione blister successiva deve essere iniziata immediatamente. È improbabile che si manifesti emorragia da interruzione fino alla fine della seconda confezione, ma potrebbero verificarsi perdite o sanguinamenti da interruzione nei giorni di assunzione delle compresse. In alternativa è possibile raccomandare di interrompere l'assunzione delle compresse attive della confezione in corso. In tal caso, si dovranno assumere le compresse dell'ultima riga, compresse di placebo, per un massimo di 7 giorni compresi i giorni delle compresse saltate, quindi si dovrà proseguire con la confezione blister successiva. Se vengono saltate PA compresse e successivamente non si manifesta emorragia da interruzione nel primo intervallo di assunzione delle compresse di placebo, va presa in considerazione la possibilità di una gravidanza. Consigli in caso di disturbi gastrointestinali. In caso di gravi disturbi gastrointestinali, l'assorbimento potrebbe non essere completo e devono essere adottate misure contraccettive supplementari. Se entro 3-4 ore dall'assunzione della compressa si verifica vomito, deve essere assunta una nuova compressa attiva, sostitutiva, non appena possibile. Se sono trascorse più di 12 ore, si applica la raccomandazione relativa alle compresse saltate, riportata in questo paragrafo. Se non si desidera modificare lo schema abituale di assunzione delle compresse, si dovranno assumere le compresse supplementari da un'altra confezione blister. Come posticipare l'emorragia da interruzione? Per posticipare un ciclo mestruale, si deve iniziare una nuova confezione di Aglae senza assumere le compresse di placebo della confezione in corso. Questo schema può essere prolungato per quanto desiderato fino alla fine delle compresse attive nella seconda confezione. Durante questo periodo di tempo, è possibile che si manifestino sanguinamenti da interruzione o perdite. Dopo il consueto intervallo di 7 giorni con le compresse di placebo, si riprende regolarmente l'assunzione di Aglae. Per spostare il ciclo mestruale in modo che abbia inizio un giorno della settimana diverso da quello consueto, si può raccomandare di abbreviare il successivo intervallo di compresse di placebo di quanti giorni si desideri. Più breve è l'intervallo, maggiore è il rischio che non si verifichi l'emorragia da interruzione e si manifestino poi sanguinamenti da interruzione e perdite durante la confezione successiva, come quando si posticipa un ciclo mestruale. Controindicazioni. I contraccettivi ormonali combinati non devono essere utilizzati in presenza di una qualsiasi delle condizioni elencate di seguito. Se una qualsiasi di queste condizioni compare per la prima volta durante l'uso del contraccettivo ormonale, il prodotto deve essere interrotto immediatamente. Presenza o rischio di tromboembolia venosa, TEV. Tromboembolia venosa e Eurotev in corso, con assunzione di anticoagulanti, o pregressa, ad esempio trombosi venosa profonda TVP o embolia polmonare EP, predisposizione ereditaria o acquisita nota alla tromboembolia venosa, come resistenza alla proteina C attivata, incluso fattore V di Leiden, carenza di antitrombina II, carenza di proteina C, carenza di proteina S, intervento chirurgico maggiore con immobilizzazione prolungata, vedere paragrafo 4. Rischio elevato di tromboembolia venosa dovuto alla presenza di PA fattori di rischio, vedere paragrafo 4. Presenza o rischio di tromboembolia arteriosa, TEA. Tromboembolia arteriosa e eurotromboembolia arteriosa in corso o pregressa, ad esempio infarto miocardico, o condizioni prodromiche, ad esempio angina pectoris, malattia cerebrovascolare a euroictus in corso o pregresso o condizioni prodromiche, ad esempio attacco ischemico transitorio, transient ischemic attack, TIA, predisposizione ereditaria o acquisita nota alla tromboembolia arteriosa, come iperomocistoinemia e anticorpi antifosfolipidi, anticorpi anticardiolipina, lupus anticoagulante, precedenti di emicrania con sintomi neurologici focali. Rischio elevato di tromboembolia arteriosa dovuto alla presenza di PA fattori di rischio, vedere paragrafo 4, o alla presenza di un fattore di rischio grave come diabete mellito con sintomi vascolari, ipertensione grave, dislipoproteinemia grave, pancreatite o anamnesi di pancreatite, se associata a ipertrigliceridemia grave.
Presenza o anamnesi di epatopatia grave, se i valori di funzionalità epatica non sono tornati nella norma. Presenza o anamnesi di tumori epatici, benigni o maligni. Malignità accertate o sospette da ormoni sessuali steroidei, per esempio degli organi genitali o della mammella. Sanguinamento vaginale non diagnosticato. Ipersensibilità ai principi attivi ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. È controindicato l'uso concomitante di Aglae con medicinali contenenti Ombitasvir /Paritabravir /Ritonavir ed Asabuvir. Vedere paragrafi 4, 4 e 4, 5. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Avvertenze. Nel caso in cui fosse presente una delle condizioni o uno dei fattori di rischio menzionati sotto, l'idoneità di Aglae deve essere discussa con la donna. In caso di, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Nota. Occorre consultare le informazioni di prescrizione dei medicinali concomitanti per individuare possibili interazioni. Influenza di altri medicinali su Aglae. Possono verificarsi interazioni con farmaci che inducono enzimi microsomiali, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Aglae insieme ad altri farmaci come Aerosaprepitante Accorda Euro, Aerosaprepitante Teva Euro, Aerosaptibus Euro, Aerosatanto Euro, Aerosatazanavir Accorda Euro, Aerosatazanavir Dottor Reddisa Euro, Aerosatazanavir Crica Euro, Aerosatazanavir Milan Euro, Aerosatazanavir Sandoza Euro, Aerosatripla Euro, Aerosaurantina Euro, Aeroscarbamazepina Euro, Aerosdintoina Euro, Aerosdintoina Euro, Aerosefavirenz più entricitabina più tenofovir disoproxil Milan Euro, Aerosefavirenz entricitabina tenofovir disoproxil Crica Euro, Aerosefavirenz entricitabina tenofovir disoproxil Teva Euro, Aerosefavirenz entricitabina tenofovir disoproxil Zentiva Euro, Aerosefavirenz Milan Euro, Aerosefavirenz Teva Euro, Aerosemenda Euro, Aerosevotazza Euro, Aerosfenitoin Eikma Euro, Aerosgamibetal Complex Euro, Aerosgardenale A Euro, Aerosinvirase A Euro, Aerosivemenda Euro, Aerosluminale, compressa Euro, Aerosmavireta Euro, Aerosmicobutina Euro, Aerosmisolinea Euro, Aerosnavaxona Euro, Aerosnevirapina Milan Euro, Aerosnevirapina Saldozgba Euro, Aerosnevirapina Teva Italia Euro, Aerosnevirapina Teva Euro, Aerosoxcarbazepina Technigen, compresse rivestite Euro, Aerosriataz, capsula Euro, Aerosrifadina Euro, Aerosrifatera Euro, Aerosrifina Euro, Aerosrifocina Euro, Aerosustiva Euro, Aerostargretina Euro, Aerostegretola Euro, Aerostelzir, compressa rivestita Euro, Aerostelzir, sospensione a Euro, Aerostolepa Euro, Aerosviramunia Euro, Aerosvosevia Euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Aglae durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Aglae durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Aglae non ha indicato durante la gravidanza, vedere paragrafo 4, 3. In caso di gravidanza durante l'uso di Aglae, il prodotto deve essere interrotto immediatamente. Ampi studi epidemiologici non hanno, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Aglae non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Effetti indesiderati per le avvertenze speciali correlate agli eventi avversi se chi fa uso di contraccettivi orali combinati, vedere paragrafo 4, 4. Le frequenze degli eventi avversi con l'uso di Dienogest etinilestradiolonil, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. La tossicità orale acuta di etinilestradiolo più Dienogest molto bassa. I sintomi che potrebbero manifestarsi in questi casi sono nausea, vomito e, nelle ragazze giovani, lieve sanguinamento vaginale. Nella maggior parte dei casi non è necessario alcun trattamento specifico.
Se necessario, occorre somministrare una terapia di supporto. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Dienogest d'estrogeno. Dienogest d'etinilestradiolo. Codice ATC. G03 Fa15 e G03 A16. Negli studi clinici condotti con Dienogest/etinilestradiolo è stato calcolato il seguente indice di Pearl. Indice di Pearl, proprietà farmacocinetiche. Etinilestradiolo. Assorbimento. L'etinilestradiolo somministrato per via orale viene assorbito rapidamente e completamente. Le concentrazioni sieriche di picco di circa 67 pg/ml vengono raggiunte entro 1-5-4 ore. Durante l'assorbimento e dati preclinici di sicurezza. Gli studi preclinici condotti con etinilestradiolo più Dienogest hanno mostrato gli effetti estrogenici e progestinici attesi. I dati preclinici non rivelano rischi particolari per l'uomo sulla base di studi convenzionali. Elenco degli eccipienti: nucleo della compressa, attiva e placebo. Povidone K30, amido di mais pregelatinizzato, lattosio monoidrato, magnesio stearato. Rivestimento con film, compressa attiva. Polietilenglicole/macrogol 3350, biossido di titanio, e 171, alcol polivinilico, talco. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Adlae a base di etinilestradiolo più Dienogest sono Cemisiana, Effiprev, Novadien, compresse rivestite, Serisima, Sibilla, Sibillette. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.